Salve a tutti! E allora passiamo al secondo video sugli ABHM della 500 e andiamo a risolvere questo, come dire, questo rebus, perché andiamo un po' a valutare gli ABHM. Onestamente mi manca il profilo della 500 come lettura, ho soltanto i dati di lettura del libretto originale con le valutazioni del profilo degli ABHM, cioè come incrocio e come lettura, come messa a punto. Difatti vado un po' a spiegare che alcuni di voi forse non conoscono bene in dettaglio come dire, i dati degli ABHM della 500, come fasatura, se è ristretta oppure è lunga. Comunque io vi vado a dire che è abbastanza lunga rispetto alle classiche poi alberi a camme che noi andiamo a scegliere, come che so una 4080 che sarebbe una 110 gradi, o qualche altra camma come la 3575 o altri profili così da basso, come dire, utilizzo sportivo. Però vedete che nel valutare l'apertura degli ABHM, sia quello originale della 500 o anche gli altri ABHM, sono abbastanza prolungati come inizio d'apertura e chiusura. Però andiamo a vedere un po' le caratteristiche. Io, da quello che ho fatto vedere, quella che poi è stata riprofilata, come ripeto, ho fatto diverse prove e poi ho valutato che questa è stata riprofilata, scusate, dalla gamma del 5,95. Perché dal 5,95? Perché hanno delle caratteristiche uguali. Io qua ne ho una addirittura poi del 6,50, del 126. Vanno a cambiare gli ABHM sia come alzata che come inizio e chiusura, perché giustamente cambiando il profilo va a cambiare. Però come calettamento bene o male si avvicinano. Però anche io qualche tempo fa mi facevo la solita domanda e mi davo poi una risposta che calettamento avevano originale, perché se andiamo a misurare le distanze dei boccioli per vedere di quanto sono distanti, i boccioli sono più o meno sono 110, 111, vanno a variare di qualche grado proprio per una differenza di ABHM da 5,95 a 6,50, però più o meno sono lì come profilatura. E ho visto che questa qua riprofilata è derivata dal 6,50, anche perché vedete questa colorazione che andiamo a trovare nel primo cilindro è una colorazione gialla che lo andiamo a ritrovare in questa riprofilata. Anche perché se vogliamo andare a riprofilare con questo profilo che ora andiamo a vedere ha un'alzata buona, voglio dire, è quella che possiamo fare, che possiamo correggere e dare più potenza ai motori, anche quelli originali, cioè andando a montare i classici camme originali, perché possiamo avere un incremento di potenza senza andare a cambiare la ABHM. Questo discorso lo possiamo poi ampliare, ripeto, qualche domenica dedicherò con una serie di video proprio come intrattenimento con voi, quindi andando a parlare di diverse particolarità e avvenimenti che mi sono successi. Però nello stesso tempo andrò a spiegare diverse cose che mi sono successe, quindi anche se parlerò di altri motori, ma sono un bagaglio di esperienza che vi vado a dire di non rinunciare. E allora, prima di andare a vedere un po' i grafici che andiamo a vedere, vi siete mai chiesti sul gruppo distribuzione che andate a montare, perché quando andate a fare, voglio dire, riprendere un motore originale, fate una messa a punto, quindi andate a mettere canne e pistone nuove, voglio dire, fate la lavorazione sull'albero motore e andate a fare la classica messa a punto della distribuzione. Io non so qualcuno se gli è capitato oppure ha fatto caso a questa cosa, però
nell'andare a mettere voi in moto la macchina e camminando per un po' di tempo, vedete che man mano che andate a camminare con la vostra auto, man mano che la utilizzate, ci andate fuori, fate un po' di strada, vedete che il motore inizia un po' a prendere cavalli, o perlomeno già vi richiede cavalli, quindi state attenti a correggere anche la carburazione. Ma perché succede questo? Allora, ci sarebbe da parlare per diverse cose, quindi il discorso poi della distribuzione, paccomolle, valvole che qualcuno mi ha chiesto, ne andremo a parlare più avanti. Però sul classico messa a punto del motore vado a dire un piccolo trucco, o perlomeno qualcuno forse lo conosce o qualcuno ci è arrivato e qualcuno interessa. Allora, normalmente andiamo ad acquistare un po' di potenza perché giustamente si vanno a dire, si va a assestare i segmenti nel cilindro, quindi nel fatto di andare a montare un cilindro nuovo o anche un cilindro rettificato. Voi per il serraggio della testata che un po' va a deformare anche come dire, la geometria interna del cilindro, però con il tempo si vanno ad assestare le fasce, va a chiudere le piccole dilatazioni e infiltrazione di accoppiamento che ci sono tra cilindro e segmenti e si va ad acquistare una buona tenuta di compressione. Però il discorso lo andiamo ad avere sulla catena, sulla distribuzione, perché vi siete accorti che tra una catena e l'altra a volte c'è un pochettino di gioco, quindi vi risulta dei gruppi di distribuzione che siano molto tesi come tiraggio, forse dovuto anche a una boccolatura fatta male, ma a volte anche state attenti a riscontrare dei gruppi di distribuzione difettosi che fanno mezzo giro libero e mezzo giro più duro, ed è derivato da una cattiva lavorazione del gruppo distribuzione, perché l'asse dove gira la catena non è in linea con l'asse di posizionamento sull'albero a camme. Ma al di là di questo, che cosa succede per avere più potenza? Man mano che la catena si va a consumare, l'albero a camme se ne va in ritardo, e quindi andando in ritardo vedete che anche il vostro motore acquista un pochettino di cavalli in più. Difatti, se ora andiamo a vedere la profilatura dei tre alberi a camme, compreso quello riprofilato che poi non è altro che un profilo derivato dal 5,95, ripeto dal 5,95 perché l'aspirazione del 5,95 ha un bocciolo più leggermente più arrotondato. Se andiamo a valutare invece quello del 126, se fate attenzione abbiamo da vicino l'angolo della braccamme come spigolatura più appuntita, quindi per andare a fare quel profilo dovremmo andare a consumare per metà del bocciolo, quindi non ci riusciremo mai a fare quel profilo di lavorazione. Però ripeto, com'è che andiamo ad acquistare potenza? Proprio perché questi tre alberi a camme di natura, anche quello della 500F, sono leggermente montati come fasatura anticipati. Difatti, se qualcuno di voi ha questo manuale originale o lo andate a scaricare in PDF che si trova da qualunque parte, c'è scritto sempre andare a fare la messa a punto della catena con un sondaggio di 0,62, proprio perché se andiamo a fare un sondaggio di 0,62 andiamo a riscontrare i gradi di apertura e chiusura che ci viene messo nel libretto di istruzione. Se non lo andiamo a fare con quel gioco, ma lo andiamo a controllare con il classico sondaggio di 0,15, 0,20 per la 500, per 0,20-25 per la 126 o 5,95, vedete che non andate più ad avere quei gradi di apertura e chiusura, proprio perché sono abbastanza lunghi, quindi escono fuori dal 90 gradi come inizio apertura e la chiusura è nello stesso tempo più prolungata, quindi non vi aspettate dell'apertura e chiusura più rapide nel 500 o nel 126 originale, che uno può immaginare che siano chiuse come angolatura. No,
è che va a cambiare proprio il profilatura. Sono montate di per sé più anticipate, e nello stesso tempo, se andiamo ad anticipare come apertura, quindi la bracca inizia ad aprire prima, nello stesso tempo se andiamo ad anticipare l'aspirazione, ugualmente abbiamo lo scarico più anticipato, quindi inizia ad aprire prima e chiudere a prima, e nello stesso tempo andiamo ad avere una coppia leggermente più bassa. Quindi se vogliamo recuperare con l'ABRHM stesso un po' di coppia, non dobbiamo fare altro che andare a ritardare di 2-3 gradi, e vedete che il vostro motore acquisterà un po' di potenza in più. Poi per il discorso di valutazione è sempre normale, perché viene usato questo tipo di messa in fase sull'originale, proprio perché camminiamo con un cambio più lungo, quindi è determinato che dobbiamo camminare con 4 persone sopra, almeno come peso è fatto per andare a sviluppare questo rapporto con più coppie nei bus. Però nulla ci vieta di andarla a ritardare per avere più potenza, anche perché andiamo a fare delle lavorazioni sulla testata come valvole, condotte e altri tipi di lavorazione. Poi però ne parleremo poi più avanti. Si può giocare con la rapportatura del bilanciere, che si possono andare a fare delle modifiche, però in quel caso dobbiamo valutare che se è una modifica che per un breve tempo la possiamo andare a fare, come a qualcuno ho fatto, ho consigliato per andare a provare con un profilo di Abracam da corsa, per vedere un po' se andava a cambiare qualcosa con delle alzate e con dei profili diversi. In quel caso lo possiamo andare a fare, però se ci dobbiamo camminare tanto, in quel caso lo dobbiamo valutare bene, perché va a caricare un po', va a stressare il bilanciere stesso, perché va a fare più forza per aprire la valvola di scarico di aspirazione, proprio perché abbiamo più pacco molla, voglio dire, come forza. Però per il momento ci fermiamo, andiamo a valutare questo grafico che abbiamo ottenuto e la differenza che abbiamo, quindi anche voi stessi potete valutare. Ma come, io ci ho montato il motore, nel mio motore ci ho montato un Abracam della 500 oppure del 126, e ho questo calettamento, questo gioco di lavorazione così ampio di utilizzo. Difatti, ma ripeto sempre, sono cose che ne possiamo parlare poi dopo. Qualcuno va a fare dei motori cambiando Abracam, o vanno meglio o vanno in peggio, proprio perché a volte nella sostituzione dell'Abracam, che lo vanno a prendere nel centro rottamazione, proprio perché magari il suo è rovinato, a volte prendono un Abracam sbagliato e la macchina invece di migliorare peggiora, e in questo caso a volte invece di avere la stessa potenza ne andiamo ad acquistare qualcosa in più. Ok, andiamo a vedere quei grafici che vi ho promesso, perché ho fatto tutte e tre letture, perlomeno quello originale 126, 5,95 e questo derivato da 5,95. E allora andiamo a valutare i profili di lettura. Intanto andiamo a fare soltanto momentaneamente un controllo dei profili di lettura che ho fatto, e al di là che devo sistemare il programma, che devo togliere pure alcuni dati di lettura che vanno un po' a confondere il grafico, quelli li devo fare con un pulsantino a togliere o immettere in base a quello che voglio andare a valutare, però per il momento lo andiamo ad avere qui nel grafico. E allora, iniziando con quello del 5,95 come profilo di lettura, questi sono i dati di lettura che ho rilevato. Momentaneamente qui in questo caso andiamo a vedere i due profili di lettura. Quello che voglio fare notare, al di là che poi i dati di lettura li andiamo ad avere diciamo nella tabella riassuntiva, in questo caso vado a vedere soltanto che, vedete, dal profilo
andiamo ad avere al punto morto superiore 2 mm di apertura della valvola di aspirazione contro 1,3 dello scarico, e vedete che leggermente abbiamo 2 gradi di anticipo rispetto sia all'aspirazione che nello stesso tempo anche l'anticipo dello scarico. Per questo dico che è abbastanza lunga come durata totale di apertura e chiusura. Difatti, per andare a mettere in fase questa brackham, al di là dei punti originali, dovremmo fare questo sondaggio da 0,62 sulle valvole. E allora, dalla lettura che andiamo ad avere questo del 5,95, dovete fare caso un po' alle rampe di inizio, apertura e chiusura, che sono leggermente più ripide rispetto a 126,650. Difatti su 126,650 vedete vanno a cambiare le altezze, quindi abbiamo più apertura totale, quasi 7 decimi di differenza, 6 decimi di apertura in più. Però se lo andiamo a vedere anche qui dal grafico dello scarico, abbiamo un accostamento della valvola più prolungata, quindi ho un'apertura più dolce, anche se andiamo a valutare che il profilo, se andiamo a vedere soltanto i dati di lettura, quando uno dice ho una valvola che mi apre 50-90 per dire, no? Andiamo a valutare che l'apertura è molto ampia come durata totale, però se lo andiamo a valutare che ha una rampa di apertura, cioè di accostamento della valvola, e quindi anche l'apertura è meno rapida rispetto a quella del 5,95, possiamo valutare che quei dati di lettura li dovremmo andare a interpretare dopo che abbiamo rilevato il grafico. Quindi per questo dico sempre avere dei dati di lettura che possiamo rilevare proprio per andare a fare questo controllo, proprio perché vanno a cambiare le caratteristiche del condotto stesso, come va a respirare il motore rispetto alle valvole che abbiamo montato, sia dello scarico che dell'aspirazione. Difatti anche su 650 a parità di sezione valvola che sono uguali, vanno ad avere un incremento di più, e anche l'apertura sta più prolungata, proprio perché in fase di chiusura è uguale come profilo, vedete la linea che si va a coprire una sopra l'altra. Invece qui in fase di apertura le abbiamo distaccate perché abbiamo due profili leggermente diversi. Difatti anche l'aspirazione, come abbiamo detto, su 650 risulta più appuntita. Difatti qui nel 5,95 abbiamo il profilo dell'aspirazione più ampia, però abbiamo nello stesso tempo l'altezza ridotta, quindi vanno anche a cambiare un po' le tipologie di fluidinamica dentro i cilindri. Quindi questo del 650, vedete, anche in fase di incrocio, il 650, vedete quanto è l'apertura? È poco, quindi abbiamo poco incrocio in fase di apertura. Difatti abbiamo 1,23 per l'aspirazione e 1,23 per lo scarico. Quindi in questo caso va a risultare come incrocio va bene il 650, è inutile andarlo a ritardare di altri 2 gradi per quello che andavo a spiegare io sulle 5,95. Su 6,50 se andiamo a valutare il grafico, se lo andiamo a ritardare, poi ci ritroviamo in fase di apertura una valvola che va ad aprire poco in fase di incrocio dell'aspirazione. Quindi per forza di cose quella dell'aspirazione del 126-650 lo dobbiamo andare a mettere con il riferimento originale. Se andiamo invece a valutare, come vi ripeto, quello del 5,95, il grafico risulta 2 gradi anticipati sia di aspirazione che di scarico, quindi volendo li possiamo ritardare per andare ad acquistare qualcosa in più. Difatti abbiamo 2 mm di apertura sull'aspirazione e 1,3 sullo scarico. E allora, difatti, quello che ho valutato, quello che abbiamo letto della brackham riprofilato, che è riprofilato sopra questa geometria, vedete quanto va a cambiare come profilatura? Ok, vedete qui sia lo scarico di quanto è ampia, sia anche l'inizio, vedete di quanto va a iniziare prima, e anche la chiusura. Per questo dico è abbastanza aperto e quindi prolungato nell'avere
un buon riempimento e c'è da vedere poi il funzionamento della fluidinamica come va un po' a lavorare. E in questo caso, se andiamo a togliere un po' quello iniziale senza riprofilato, volendo, vedete come si va a comportare. Abbiamo, riprofilando quello del 5,95, abbiamo 4,45 come apertura a punto morto superiore, conto 3,68 dello scarico, quindi vedete che risulta anticipato l'aspirazione come è anticipato anche lo scarico, perché va a chiudere prima. Se vogliamo in questo caso avere un po' di potenza in più, in questo caso questo è riprofilata del 5,95, io che cosa vado a fare adesso? Quindi tenete in mente che l'abbiamo 2 gradi più anticipata anche la rampa di salita, perché che poi vedete come è più ripida anche l'apertura della valvola stessa. In questo caso sto portando avanti anche un tipo di foglio di calcolo dove andiamo a inserire i dati di lettura degli ABRACAM come profili. Voglio mettere la posizione angolare del pistone e nello stesso caso andiamo a inserire pure i dati di lettura del banco di flussaggio della testata, così andiamo a valutare come va un po' a lavorare a livello di geometrie, anche se andiamo a valutare le geometrie dell'ABRACAM con quelli del banco di flussaggio, con i dati di flussaggio della testata. E allora io vado a cambiare adesso l'aspirazione, vedete, è da 105 gradi riprofilata, la andiamo a riportare a 107, cioè la andiamo a ritardare di 2 gradi, quindi andiamo a scrivere 107 gradi e lo scarico in questo caso lo andiamo pure a ritardare di 2 gradi, quindi da 113 lo andiamo a portare a 111. Ok, poi qui andiamo a vedere un po' i dati di riepilogo, vedete, anzi li faccio vedere per adesso, anche se poi no, facciamo una cosa, prima andiamo a vedere come si va a comportare il grafico. E allora, vedete con 2 gradi di spostamento che abbiamo avuto sull'aspirazione e sullo scarico, lo andiamo a trovare che a punto morto superiore abbiamo sceso l'apertura dell'aspirazione da 4,50 a 4,25, mi sembra che sia, e nello stesso tempo anche lo scarico l'abbiamo leggermente più aperta la valvola, proprio perché va a ritardare la chiusura, e nello stesso tempo abbiamo un ritardo di apertura qui nella fase di apertura della valvola di scarico. In questo caso che cosa andiamo a fare? Andiamo a ritardare questi 2 gradi totali dell'ABRACAM e andiamo a sfruttare questi 2 gradi come una potenza in più, quindi da valutare poi leggermente quel consumo di catena in più che va a ritardare poi con l'assestamento qualche un altro grado, quindi ci sarebbe da valutare poi se uno fa un montaggio degli ABRACAM per camminare sportivo, quindi andare a fare una manutenzione più prolungata, oppure per un utilizzo sportivo e quindi dopo 2-3 gradi uno va a controllare un po' sempre la fasatura, proprio per vedere se c'è un assestamento della catena, va un po' a rifare un po' anche la fasatura dell'ABRACAM, quindi si andrà un po' a correggere questi dati, però in questo caso lo andiamo a utilizzare meglio. Volendo poi ci sarà da provare qualche grado più o in meno per vedere qualche piccolo comportamento che qualcuno va a notare. Io lo dico proprio perché maniaci di provare motori del 500, quando lo vanno a mettere su strada lo vanno a vedere questa piccola differenza, però lo vado a dire poi più avanti quando ne andremo a parlare. E allora io intanto questo qua lo vado un po' ora a salvare con gli aggiustamenti e andiamo a vedere come va a cambiare i dati dell'ABRACAM finale come lettura. Vedete, apertura prima del punto morto superiore abbiamo 92 gradi per lo scarico e la chiusura dopo a 56 gradi con un'alzata a punto morto superiore di 3
è 879, 388, quindi io lo vado a dire, però sempre da valutare con il gioco valvola. Se andiamo invece sull'aspirazione e andiamo ad avere quello piccolo spostamento che andiamo a ritardare, andiamo ad avere 54 gradi prima del punto morto superiore di apertura e 97 di chiusura, quindi abbiamo 107 gradi di calettamento al punto morto, cioè nella massima alzata, e a punto morto superiore abbiamo 4,25, quindi secondo me la andiamo a utilizzare meglio, proprio perché la andiamo a ritardare ad avere qualche cavallo in più, proprio perché andiamo ad avere qualche giro in più sul motore come caratteristica. In sintesi è questa poi quello che andiamo a trovare provando il motore sulla macchina. Va bene, vado a salvare i dati e poi ne andiamo un po' a parlare in qualche altro video di diverse tipologie di abbracciame, d'accordo?